La vita nella favela, Antonio, non è affatto facile. È una lotta per tenere lontani i bambini, lontani da tutto questo. Sono venuto a Rio per cercare una crepa in questa prigione, perché qui, se non impari a rigenerarti in fretta, sei finito. Questa è la storia di Vladir, l'uomo che ha rigenerato se stesso per rigenerare il mondo. Puoi raccontarmi la storia specifica del giorno in cui hai sentito che qualcosa è cambiato, che hai detto, ok, adesso basta, voglio vivere? Allora, il momento cruciale che mi ha portato ad abbandonare quelle vecchie pratiche è stato nel 2004, quando ho lasciato il sistema penitenziario, quando sono uscito di prigione. Come ho detto poco fa, stavo soffrendo, ma stavo imparando. Quindi ho capito che non potevo continuare con quella vita, perché dentro casa mia avevo molti esempi che dimostravano che non ne valeva la pena, il crimine non valeva la pena. Ho perso 3 fratelli, 2 dei miei fratelli sono morti nella guerra del narcotraffico, un altro mio fratello è stato ucciso dalla polizia. Lui era innocente, ma la perdita è la stessa. E nel 2004 ho deciso di lasciare la criminalità. E Vladir, so che adesso dai del lavoro ai ragazzi, insegni cinema, hai cambiato totalmente vita. Mi spieghi meglio cosa stai facendo? Allora, amico, è così. A me è sempre piaciuta l'arte, l'audiovisivo, il cinema, ma non avevo ancora trovato un'opportunità per unire i ragazzi, per iniziare a sviluppare questo progetto audiovisivo, Favela in Scena di redenzione dal crimine alla luce, che è qualcosa di molto forte e mostra chi sta nel crimine uscire e venirne verso la luce. Quindi mi è venuta questa idea. Ne ho parlato con alcuni amici, anche loro hanno sostenuto l'idea e così abbiamo iniziato. Ma tutto nasce davvero dalla nostra esperienza, dal quotidiano, da ciò che vediamo. E la nostra visione è mostrare non solo all'interno della nostra collina, nella comunità, non solo a Rio de Janeiro, ma in Brasile, fuori, in Europa, in Italia, negli Stati Uniti, in America. Attraversare gli oceani, i continenti e mostrare la vita vissuta, la realtà, senza censura, di quello che succede dentro la nostra favela. Voglio mostrarti un po' del mio lavoro. Tutti i nostri materiali sono cinematografici e tutti gli attori sono brave persone. Sono tutti artisti della favela. Tutta la scenografia, il set di ripresa, tutto lì è cinematografico. Tutto per un uso specifico nel cinema, nelle riprese, nelle webserie. Qual è la missione di questo progetto? La missione è colpire direttamente i giovani, i bambini, gli adolescenti e far capire che il crimine non conviene in alcun modo, che ha conseguenze profonde, perdite profonde e molto spesso irreparabili, da cui non si torna più indietro. Finché c'è vita c'è speranza e se non c'è più, addio. Adesso girerò una scena e sarà un piacere mostrarti la nostra ripresa. Andiamo. Adesso? Andiamo. Parla, signor Claudio. La vita nella favela, Antonio, non è affatto facile. È una lotta per tenere lontani i bambini, lontani da tutto questo. Il governo viene per prendere voti, ma nella nostra vita quotidiana solo gli abitanti del posto, i ragazzi cresciuti nella favela, che si specializzano in qualche sport, come jiu-jitsu, capoeira, calcio, mettono in piedi i propri progetti individuali dentro la favela. Cercano risorse perché i bambini capiscano. Ispirare un altro stile di vita. Per questo sto con Favela in Scena, per mostrare loro che il crimine non conviene in alcun modo. Vladir, ci sono milioni di persone che desiderano cambiare vita, che però sentono di non avere abbastanza tempo, abbastanza risorse o che è troppo difficile per loro. Ma tu sei la dimostrazione che è possibile, si può fare. Cosa consiglieresti loro per iniziare una carriera artistica, ad esempio, come te, nel piccolo, da un primo passo? Allora, Antonio, io vedo che, come hai detto poco fa, molte persone trovano scuse per dire che non c'è modo di farcela. Ma
dal mio punto di vista, io vedo che bisogna crederci, avere fede e andare avanti. Così ci si riesce, capito? Io ho poche risorse, a dire il vero. Diciamo così, come attrezzatura, come... in generale, per fare una ripresa di buona qualità. Ma con la poca forza che abbiamo, ci impegniamo. Cerchiamo di dare il massimo e così pian piano raccogliamo risorse, l'aiuto di uno, di un altro, finché non arriviamo a un punto perfetto e mostriamo tutto il nostro lavoro. L'attrezzatura, filmo con il telefono. Tutte le riprese del nostro canale, Favela in Scena, sono fatte con... È tutto fatto con il telefono? Sì. E adesso ti faccio vedere qui come faccio le riprese. Ok. Wow. E con questo filmi in 4K in un istante. Questi sono i materiali che uso, tutto cinematografico, tutto di plastica. Materiali per rappresentare la situazione autentica delle favelas. Tieni lì, Talish. Stai qui, N5, vi sistemo io nel modo in cui... Stai qui. Ricordando che lui è mio amico, lavora come fattorino in un'hamburgeria. Lavora di notte, giusto? Lui si chiama Nicholas. Nicholas è un artista con noi. Questo qui è Isaias. Antonio. Quello che stiamo mostrando non è, diciamo così, per incoraggiare i bambini o qualcuno che voglia avvicinarsi al traffico. La nostra visione è tenerli lontani da tutto questo, perché questo è molto attraente per chi guarda. Ma dentro il nostro contesto di Favela in Scena, dell'audiovisivo, ci sono momenti in cui, per esempio, Nicholas adesso sta tenendo in mano un'arma, è al baile, balla, è emozionato perché ha in mano questa cosa, questo qui. Ma arriverà il momento in cui proprio quelli che gli stanno accanto gli si rivolteranno contro. E vedrà che non vale la pena stare solo così. Oppure arriva la polizia, lo uccide e c'è tutta una serie di cose che ne derivano. Posso chiederti cosa ne pensi? Se il lavoro qui ha cambiato la tua prospettiva? Sì, ci penso molto. Abbiamo iniziato, il pastore ci ha chiamati, ha radunato tutti noi, poi ha invitato il suo amico, mio amico. Poi il mio amico ha chiamato e abbiamo iniziato a farlo. Ha iniziato a esplodere e se Dio vuole diventeremo attori professionisti. Cavolo. Ciao amico. Vladimir, le scene che stai girando, il progetto che hai è fantastico. Personalmente mi colpisce come sei riuscito a cambiare vita ed avere il coraggio di passare da un ambiente facile, dove ti basta una pistola per avere rispetto, ma dove quel rispetto in realtà è finto, è falso, e tu invece hai trasformato quella pistola in un altro oggetto, in una telecamera, in un simbolo della tua rigenerazione. Vorrei chiederti oggi per te cos'è, ti senti una persona di successo e com'è cambiato il significato di successo per te? Per me è qualcosa di incredibile, di soprannaturale, avere questa opportunità di fare questo cambiamento. Prima portavo un'arma, una radio, una pistola, un fucile. Ero coinvolto in cose illecite. E oggi io porto una telecamera, mostrando a quelli che sono ancora attivi e a quelli che pensano di entrarci in questa brutta vita che è il crimine, perché non ci entrino. Perché questo non porta felicità a nessuno. Una felicità momentanea che passa, non riempie il vuoto. È tutto momentaneo e le conseguenze sono sempre profonde. Perdite, morte, carcere, sofferenza. Una serie di cose negative. Per la vita del giovane, dell'adolescente, che vive dentro la comunità e che prova attrazione per questa cosa che per loro è appariscente, attraente. Ma brilla come l'oro, ma in fondo
non ha un significato concreto per la loro vita. È una perdita totale. E il consiglio, il mio obiettivo, è mostrare loro che il crimine non conviene in alcun modo. Che significa ora successo per te? Questo significa onore e gloria a Dio e lo sforzo di tutta la nostra squadra che lavora per farci arrivare fin dove siamo arrivati. E il nostro proposito e obiettivo è raggiungere sempre di più e arrivare a tutte le persone. Grazie Vladie, il tuo lavoro è incredibile. Quella che porto via da Rio è una lezione importantissima. La tua rigenerazione interiore è il carburante della tua lotta esterna. Non puoi cambiare il mondo se sei morto dentro e non puoi stare bene davvero se non hai qualcosa per cui valga la pena lottare. Vladimir salva vite perché ha avuto il coraggio di chiedersi come stare meglio lui per primo e ha trasformato quel benessere, quella forza, quel fuoco che ha coltivato in un'arma sociale. Per me lui è uno di quegli eroi, di quei guerrieri della rigenerazione di cui abbiamo bisogno, a cui dovremmo ispirarci, che sta proteggendo il fuoco all'interno della tempesta. Ecco i risultati di questo primo esperimento. Investi su te stesso per essere pericoloso. Chiediti ogni giorno: come posso avere più energia? Come posso star meglio? Come posso agire senza paura? Non è egoismo, è addestramento. Un umano rigenerato è la cosa più pericolosa, è l'incubo di un sistema che ci vuole depressi, ansiosi, soli. Trova la tua missione. Una volta che hai acceso la luce dentro, proiettala fuori. Trova la causa giusta, un pezzo di mondo da riparare. È lì che la tua guarigione interiore diventa rigenerazione esterna. La rigenerazione non è un traguardo, è un movimento continuo fra il tuo cuore e la tua strada. Adesso la mia ricerca si sposta nel vuoto dell'India. Lì, per 10 giorni di silenzio totale, andrò a studiare il Vipassana e andrò a mappare altri strumenti che ci permetteranno di affrontare le nostre paure e agire. Ci permetteranno di capire come guarire il nostro rapporto con il corpo, con il cuore e la mente e trovare la nostra giusta causa. Se anche per te è arrivato il momento di cambiare e ti va di affrontare questo viaggio insieme, unisciti a questa ricerca e soprattutto resta sempre fearless. A presto. Il mondo ha bisogno di più donne e uomini coraggiosi. Vladimir ha trovato la sua causa e se lui ce l'ha fatta, qual è la tua scusa? Adesso è il tuo turno. Basta aspettare. Prova a unirti a qualcuno che sta già lottando per una giusta causa o crea il tuo progetto. Sperimentando con metodo troverai il tuo coraggio.